Bentornati a tutti e benvenuti ai nuovi iscritti avventurieri della rete. Siamo tornati con un nuovo video. Quest'oggi ancora una volta parliamo di Apex Legends, nello specifico di due leggende, Seer e Bloodhound. Perché durante questa 13ª stagione di Apex Legends, Seer sta venendo scelto sempre di più a discapito di Bloodhound. Il pick rate parla chiaro: più è alto il livello della lobby, più sale il pick rate di Seer. Dunque nel video di oggi la sfida è più accesa che mai. Qual è la leggenda da scouting migliore attualmente? Prima di tutto direi di analizzare nel complesso le due leggende e dopodiché parliamo delle singole abilità. Nel complesso Bloodhound è una leggenda molto aggressiva. La sua ultimate permette alla squadra di avere uno scan praticamente perenne e dà quello slancio alla squadra che permette il push aggressivo, ma anche in fase difensiva ovviamente lo scan può fare la differenza. L'aumento della velocità durante l'ultimate del 30% e lo schermo grigio con i nemici e le tracce evidenziate in rosso fanno diventare Blood una vera macchina da guerra. Purtroppo però lo scan quando non si è in ultimate ha un cooldown di 25 secondi, tempo nel quale Bloodhound e la sua squadra sono totalmente ciechi, non avendo nessun'altra abilità in grado di dare informazioni alla squadra. Un altro punto a favore però per Bloody è la facilità di utilizzo. Sicuramente serve un minimo di game sense per sapere in quale momento è meglio utilizzare determinate abilità, ma in linea di massima Bloody è abbastanza semplice da utilizzare, sicuramente più semplice di Seer, che richiede una game sense maggiore. Per quanto riguarda Seer invece abbiamo una leggenda che ha un utility fuori dal comune. Il suo punto di forza è proprio questo: dare alla squadra tutte le informazioni di cui hai bisogno in qualsiasi momento, grazie alla sua passiva, che può essere utilizzata sempre e permette di sapere in qualsiasi momento la posizione dei nemici che ti circondano fino a 75 metri di distanza. La tattica che permette di interrompere qualsiasi tipo di cura o abilità avversaria, oltre che a dare informazioni sulla posizione di uno o più nemici, oltre che sullo stato della loro salute, è Shield. Ragazzi, questa è veramente una cosa fuori di testa. E non abbiamo ancora parlato della sua ultimate, che permette di avere uno scan continuo nel 90% dei casi di tutti i nemici in un'area di 65 metri, a meno che questi non siano covacciati o non volino con Valve, ad esempio. Ultimate che può essere utilizzata sia in fase d'attacco che in fase difensiva, questo porta Seer ad un altro livello. Un punto a sfavore di Seer però è sicuramente il suo utilizzo, che al contrario di Bloodhound a livelli più alti necessita di una game sense maggiore per venire utilizzata al meglio, oltre che a una comunicazione continua con la squadra. Necessita anche un utilizzo delle sue abilità nei momenti giusti. Un Seer che ad esempio sbaglia un ultimate lanciandola male o mettendola in campo aperto permettendone la distruzione dà un enorme deficit alla squadra. Dunque nel complesso abbiamo una leggenda, Bloodhound, che senza troppe chiacchiere scanna e pusha qualsiasi cosa che si muove, permettendo un gioco molto più aggressivo, mentre dall'altra parte abbiamo un Seer, una leggenda che dà tutte le informazioni possibili in qualsiasi momento e un utility alla squadra fuori dal comune, interrompendo possibili res o abilità, dando persino informazioni sullo stato della salute avversaria. Ora, direi di analizzare ogni abilità e decretare quali sono le migliori, anche se come ho già specificato il loro utilizzo è situazionale. Alcune volte l'aggressività di Bloodhound può fare la differenza, mentre altre volte le informazioni di Seer possono essere fondamentali. Passiva. La passiva di Bloodhound si chiama Segugio e permette di vedere a schermo le tracce dei nemici che sono passati in una determinata zona, ma non solo. Ci sono una moltitudine di informazioni che puoi vedere, come ad esempio se in una determinata zona c'è stato uno scontro, l'apertura o chiusura di una porta, eccetera eccetera. Puoi dunque tracciare una squadra nemica e inseguirlo con la tua squadra, ad esempio. Blood, proprio come tutte le altre leggende di ricognizione, può fare il beacon, permettendo lo scan della prossima save. Per quanto riguarda Seer, la sua passiva si chiama Re di Cuori. Ti permette di visualizzare su schermo i battiti cardiaci fino a 75 metri di distanza, mentre stai mirando con o senza un'arma. In sostanza, mentre stai mirando, attorno al mirino si creerà un cerchio che di base è di colore blu. Questo cerchio cambierà di colore in base al fatto se stai mirando in direzione di un nemico. In tal caso il cerchio diventerà di colore giallo. Se non stai mirando esattamente nella direzione del nemico, ma comunque esso si trova in un cono di 55 gradi, verrà visualizzata una sorta di freccia gialla che ti indicherà in che direzione puntare il mirino per trovare l'esatta posizione del nemico. Ricorda che la distanza massima è di 75 metri. A questo punto, ragazzi, credo che oggettivamente la passiva di Seer abbia la meglio. Grazie alla sua passiva hai uno scan praticamente perenne, mentre nel 90% dei casi, ragazzi, la passiva di Blood è abbastanza inutile, dai, parliamoci chiaro. Quindi 1-0 e palla al centro.
Passiamo alla tattica. La tattica di Bloodhound, chiamata Occhio degli Dei, ti permette di scannare in un cono di 125 gradi qualsiasi nemico o trappola entro i 75 metri di distanza. Essendo un'abilità parecchio importante, ha un cooldown di 25 secondi e una volta scannati nemici e trappole saranno visibili attraverso qualsiasi tipo di riparo per 3 secondi, fornendo praticamente wall hack per quell'arco di tempo. Mentre se scanni delle trappole o dei pad, ad esempio, questi rimarranno scannati per sempre o finché non vengono distrutti. La tattica di Seer è chiamata centro dell'attenzione. La tattica ti permette di evocare dei microdroni che scannano tutti i nemici rivelando la loro posizione e lo stato della loro salute, compreso anche lo stato del loro shield. Inoltre la tattica interrompe qualsiasi cura che in quel momento sta eseguendo il tuo avversario. La tattica passa attraverso qualsiasi tipo di cover come edifici e addirittura attraverso la bolla di Gibraltar. Interrompe e silenzia anche qualsiasi tipo di abilità della leggenda avversaria per un tempo di 1,25 secondi. Inoltre interrompe anche possibili res degli avversari. Una volta tirata, la tattica crea un'area cilindrica davanti a Seer che colpisce dopo 1,4 secondi qualsiasi nemico presente all'interno dei microdroni. Quest'area è lunga 75 metri, esattamente come la portata della passiva, e ha un diametro di 8 metri. La tattica di Seer ha un cooldown leggermente maggiore di Bloodhound, con però la differenza che se colpisci i tuoi nemici questi verranno scannati per 8 secondi, a differenza dei 3 secondi di Bloodhound. Allora, in questo caso la situazione è un po' più complicata. Se da una parte è vero che Seer permette di scannare i nemici per più tempo, interrompendo res oppure o addirittura abilità in corso dei tuoi avversari, bisogna comunque colpirli con la tattica e in alcuni casi potresti non riuscirci sprecando dunque l'abilità, mentre Bloodhound ha un cooldown minore ma scanni i nemici per meno tempo, con la differenza che però hai un cono di utilizzo dell'abilità di molto maggiore, ovvero 125 gradi, rendendo difficile sbagliare lo scan. Nonostante ciò, ragazzi, credo comunque che la tattica di Seer sia superiore, in quanto se utilizzata a dovere la sua tattica può fare una differenza di molto maggiore rispetto alla tattica di Bloodhound. Per questa motivazione assegno il punto ancora una volta a Seer. Passiamo alla Ultimate. Istinto primordiale di Bloodhound lo trasforma in una vera macchina assassina. Innanzitutto lo schermo diventa grigio, mostrando di colore rosso solamente le tracce e i nemici, e come detto prima aumenta la velocità di movimento del 30% e permette di scannare ogni 8 secondi, a differenza dei 25 secondi quando non si è in Ultimate. Istinto primordiale dura per 30 secondi, ma ad ogni nemico che abbattete il tempo si rigenera parzialmente. La Ultimate di Seer, chiamata Opera d'Arte, crea una sfera di microdroni in un'area di 65 metri nella quale scanna qualsiasi movimento nemico, a meno che questi non siano accovacciati o in volo con Bulk ad esempio. La Ultimate ha una precisione minore rispetto alla tattica e il cuore della Ultimate può venire distrutto con 125 danni, quindi bisogna fare attenzione a dove si posiziona. Inoltre, se la squadra nemica esce dall'area di 65 metri, essi non verranno più scannati, ovviamente. Un punto di forza da considerare è la Ultimate in fase difensiva. Se ad esempio un tuo compagno di squadra venisse abbattuto, lanciare la Ultimate può far desistere gli avversari dal push, e anche nel caso continuassero il push hai comunque uno scan perenne sulla loro posizione. Devo ammettere che qui sono davvero in difficoltà, ma in questo caso tendo a dare il punto a Bloodhound, essendo che permette una mobilità maggiore dell'abilità. Dunque, in questo mio scontro tra titani, il vincitore è Seer, che a mio avviso si guadagna il titolo di miglior leggenda da scouting in questa Season 13 di Apex Legends. Lo so, non ho preso in considerazione Crypto, ma credo che in questo meta in cui il tempo di gioco è fondamentale, lui si trovi in svantaggio rispetto a Blood e Seer, nonostante l'enorme utility che dà alla squadra. E voi cosa ne pensate? Preferite Seer o Bloodhound? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E da Azrael adesso e solo per adesso è tutto. Un saluto e alla prossima. E mi raccomando, fate i bravi!